Sulle mie spalle, per favore. Bravissima. Vediamo di fare qualcosa di interessante per te. Bravissima. Ecco, va fuori. Tranquillissima, è normale. Vedere anche questo se ti danno fastidio. Si asciuga un po'. Una da un lato, una dall'altro. Inghiotti, per favore. Amo il tuo tatuaggio, te lo dico. Lo faccio io perché hai una disfunzione della lingua. Non è più curabile ora a questa età. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Giulia. Ciao! Io farò vedere delle cose sulla tua postura, delle cose ti spiego, è un trattamento reale al 100%, quindi non è che mi invento delle cose, però mi interessa proprio la tua postura. Vedo meglio, devo parlare. Stai tranquilla, veramente non ti preoccupare. Girati verso di là, per favore. Sai perché no? Perché te li dovrei fare togliere 100 volte per fare le cose e perderemmo tempo inutile. Allora, quando vuoi. Allora Giulia, ben arrivata innanzitutto nel mio studio, so che hai tanti fastidi, tanti dolori, io guarda me ne sono già subito accorto dalla tua postura, infatti se andiamo a guardare il tuo esame, vieni, segui per favore, segui me, se andiamo a guardare il tuo esame 3D, come puoi notare ci sono delle cose da attenzionare, ok? Ti faccio vedere bene che cosa succede. Guarda un po', questo è tutto il tuo corpo ricostruito, si è sicuramente una leggera, diciamo, scoliosi, come puoi notare, ok? Una leggerissima scoliosi, io lo so perché, perché hai una disfunzione della lingua, hai una deglutizione atipica, lo vedo già da subito e ora lo mostrerò di nuovo sulla tua postura, perché sei molto magra ma hai il pancino in avanti, hai le ginocchia molto estese, tipico di quando la catena muscolare della lingua ha delle difficoltà ed è tirata, ok? E i piedi che sembrano piatti, ma ti assicuro che non lo sono, perché tutta la lingua è una catena muscolare, pensa che arriva fino ai piedi, è una cosa incredibile. Guarda poi quanto è inclinata la tua lombare, dovresti essere così, e invece vedi il bacino va proprio tanto in avanti. Se noi vediamo questa mappa qua, questa è una cosa molto interessante, la catena muscolare legata alla lingua, ok, collega proprio tutta la parte letteralmente della lingua e della muscolatura della cervicale anteriore fino ai piedi, ok? Per questo si chiama catena linguale o anteromediale o superficiale frontale, va bene? Questo è tutto l'insieme dei muscoli, pensa, che vengono tirati quando c'è una deglutizione atipica. Ora, seguimi un secondo, scusami, attento ai fili, prego, vieni qua. Io vedo subito questa postura, la facciamo vedere, perché vedi come è inclinato, ok? Sembra, diciamo, la pancia in avanti, no? Proprio perché questa catena la sta tirando, ok? Vedete la testa un pochino in avanti, la bocca leggermente più indietro, tipico di chi, non so se hai messo mai l'apparecchio. Sì, l'ho messo, esatto, 10 anni. per la seconda classe, giusto, sì. Per la seconda classe tipica, perché questa è una cosa molto comune quando c'è questa retrusione della mandibola, quindi la mandibola letteralmente va un po' indietro, ok? Questa problematica, infatti guarda, inghiotti per favore, vedete subito, già si vede, ha chiesto aiuto alla cervicale, però infatti io non gliel'ho detto, lei proprio guarda, ha la tendenza proprio a stare indietro, chiede aiuto alla cervicale, perché? Perché la lingua nel suo rafe mediano si aggancia poi nella parte a livello fasciale della terza vertebra cervicale, se è troppo retratta chiede aiuto, ok? E quindi di conseguenza riesci a creare la deglutizione in modo adeguato. Se io, guarda, tiro ancora un po' di più e ti chiedo di inghiottire, tu hai molta difficoltà, ok? Cioè, per farti capire, lo faccio io non ho alcun problema a farlo. Non riesci perché è tutto retratto, ok? Quindi questo è il nostro scopo oggi. Cosa porta questa problematica? Ti faccio un attimo mettere di spalle. Porta... Amo il tuo tatuaggio, te lo dico. Proprio degno di questo studio, scusami, però lo dobbiamo dire. O meglio, questo studio è degno di te. Come puoi vedere porta le scapole alate, porta quel
po' di scoliosi leggera, questo atteggiamento scoliotico tipico, ok? È stato proprio studiato in Giappone, è una cosa molto interessante, che quando la lingua non tocca bene il palato, effettivamente si va a creare, poi per qualche motivo anche legato proprio alla serotonina, non mi chiedete, però sono stati fatti degli studi posturali veramente interessanti, si crea la scoliosi. Quindi vedete le scapole alate e sto bacino che appunto va troppo avanti. Allora, vediamo di fare qualcosa di interessante per te. Ti chiedo per favore intanto di metterti a pancia in giù. Io sono più che certo, Giulia, che qua tu hai sicuramente dei dolorini specifici. Aspetta, ti faccio vedere, guarda, c'hai pure i poggiabraccia. Ti va bene il lettino riscaldato? Per mettere l'olio posso slacciare qui? Sì, assolutamente, puoi togliere anche qua senza tirare la mascherina. Va benissimo così, grazie mille. Allora, la cosa che notiamo subito sono le tensioni, ok? È normale perché hai queste, diciamo, anche curvette, qua proprio subito senti dolore. Vediamo il bacino in che condizioni è. Sicuramente c'è una piccola dismetria. 1, 2, esattamente, guarda, c'è piccola, una bella dismetria a sinistra, ok? Mettiamo subito i nostri cunei. Bene, controlliamo che tutto sia dritto e infatti lo è, perfetto. Metterò un po' di olio bello caldo. Io amo lavorare molto la muscolatura proprio perché quando diciamo hai le catene muscolari anteriore per esempio molto debole, è automatico sappi avere delle problematiche anche e soprattutto nella muscolatura opposta, no? Antagonista, quindi tutta questa area qua è tesissima. Ma oggi la sblocchiamo bene bene. Queste ci permettono un po' di rilassare, riscaldare. Userò un macchinario che si chiama TopMet, che ha una testina riscaldata, vedi? Vedi come riscaldando si sciolge, infatti così si sciolgono molto più facilmente, vedi i muscoli. Io amo queste tecnologie, tra l'altro è tutto italiana, meravigliosa. Ci permette, vedi, di lavorare ancora più in profondità e rilassare i muscoli in un secondo.
Allora cara, mi devi fare un bel respirone, sentirai un piccolo click indolore, respira, butta l'aria, ecco fatto, ci voleva proprio, hai visto? Prendo un po' di carta così si asciuga un po'. Sentirai un piccolo click indolore, rilassa, bravissimo, ci voleva, morbida, brava, avanti, dai, ti asciugo un po' di olio, ci voleva proprio, eri tutta bloccata. Ma secondo me si passa comunque anche dal fatto che uso tutti i giorni molte ore tattili. La scoliosi no, però il fatto di avere il bacino molto in avanti sicuramente non lo aiuta, ok? Anche perché quando sollevino il tallone, il bacino va ancora di più in avanti, ok? Aspetta un secondo, ti faccio mettere cortesemente a pancia in alto, grazie. Attenzione che ti metto il cuscinetto, bravissima. Allora, rilassati bene, non intrecciare le gambe, mettile giù, tutte e due. Allora, senti qui che fa male? Fa proprio male. Qui pure, lo senti? Questi sono tutti blocchi, ok? Mi permetti di sbloccarli definitivamente? Non guarda, credimi, non vedrai l'ora. Non fa nessun male. Spingi, guarda, in rotazione verso sinistra. Ruota, vai. Fallo tu. Ruota. 1, 2, 3. Lascia morbida. Basta. Hai visto? Non ha fatto nessun male. Morbida. Ruota a destra di qua. 1. Spingi, spingi. 2, 3. Lascia. Morbida, morbida. Ecco fatto, ci voleva. Visto che qui dà molto meno male adesso, eh? Mi si è ammorbidito. Si è ammorbidito finalmente, hai visto? Qui fa molto male, Sì. Liberiamo un po' i muscoli della bocca. La masticazione è un concetto molto complesso. Vedi, ci sono muscoli che stanno qua sopra dove muovo, ok? Muscoli superficiali, muscoli interni. Erano molto tesi, questi muscoli, lo sento. Ok. Allora, io vedo che hai stretto tantissimo i denti. Tu hai usato Bite, vero? Sì, ho usato il bite. Hai usato anche il Bite, me li fai vedere? Ok? Stanno, come mi dicevi Si anche un po' stanno muovendo all'inizio, di continuano a nuovo, in muoversi. avanti. Allora, tu devi sapere una cosa, è molto interessante il cranio, ok? Sì. Voglio fartelo vedere bene. Un attimo che prendo dei modellini, ok? Allora, tu devi vedere il tuo cranio, cioè il cranio alla fine di tutti noi, come un qualcosa formato da una sua base, che è quella che comanda poi la postura, ok? E poi tutto quello che è laterale, ok? Che un po' segue dove vanno queste ossicine qua. Ora, quest'osso qua è il nostro occipite, ok? Quest'osso qua. Quello rosso, ok? Queste qui immagina sono le nostre tempie, va bene? Quindi qui,
ok? Quest'osso si chiama sfenoide, ok? Ora tu devi sapere che dove vanno queste due ossa ti condizionerà anche sia gli occhi, dove si attaccano, vedi, i nervetti ottici si attaccano qua, anche i muscoletti qua, gli occhi sono legati, diciamo, a dove va questo osso qua. Paradossalmente la mandibola va dove va quello dietro, ok? Perché attraverso le ossa laterali che ci sono proprio connesse in maniera più forte. Quindi che cosa succede nel tuo caso, ok? Che questo osso qua, ok, è in basso rispetto alla normalità, ok? Quindi che cosa succede? Che l'osso dietro, quello blu, si sta trascinando indietro, giusto, la mandibola. Si chiama strain basso in osteopatia, va bene? Ora non è più curabile ora a questa età. Ci sono dei metodi molto naturali, particolari, che gli odontoiatri possono scegliere di usare, ma non tutti purtroppo lo fanno, ok? Però il problema più che altro è questo: tu hai messo l'apparecchio, magari hai corretto, ok? Ma siccome qui non si è corretto proprio un bel niente, piano piano è ritornato indietro, ok? Solo per una questione di forze, ok? E purtroppo da questo punto di vista dobbiamo stare attenti e fare un lavoro un po' più multidisciplinare. Lo dico più che altro anche quando si trattano i ragazzi sotto i 13 anni, 12 anni, quando ancora qualcosina la si può fare, magari anche per correggere bene con l'osteopata, soprattutto da neonati, vi dico la verità, così non vengono proprio magari queste problematiche. Però diciamo, quando piano piano si cresce e si cominciano a sviluppare queste disfunzionalità, ok, a livello della mandibola, cioè a livello estetico è una cosa, a livello funzionale, okay, che per me sinceramente è anche più importante, è importante lavorare in multidisciplinarità, okay, così da evitare anche questi ritorni, ok? Prego. Per quello che faremo adesso, però, che è una cosa molto interessante, andremo a creare uno stiramento, ok, di questa catena della lingua, per dare un po' di apertura, di stiramento, di liberazione muscolare. Ti chiederò di portare, guarda, tutte e due le gambe, una da un lato, una dall'altro. Ti chiederò la cortesia, guarda, di mettere le braccia, ok? E per favore proprio un po' più, esatto, più dritte possibile, perché questa catena arriva anche fino alle dita. Ti fa un po' male e lascialo tirare un pochino, ok? Ok? Un pochino ce lo permettiamo, mantienile così, non ti preoccupare per me, io faccio il giro. Ti metterò addirittura, vedi, in questa posizione. Prenderò solo un secondo però una cosa, scusate. Ti chiedo di tirare fuori per favore la lingua, tirala fuori proprio letteralmente, ok? Lo so che non è la cosa più bella e piacevole del mondo. Guarda con gli occhi in alto, spingi con la testa indietro anche un pochino, brava, e ferma così, ok? Mantieni un po' più la lingua fuori, tranquillissima, è normale, perché sei troppo tirata, hai visto? Vedi, Ok. rimettiti bene, grazie. Se ce la fai tranquillamente, le braccia per favore bene dritte. Ok, inghiotti tranquillamente quando ti serve, me lo dici, io mi tolgo, ok? Stop, fermo un attimo. Portala tu adesso la lingua in alto. Così. Io? No, senza così. Cerca come per arrivare al naso, non ci arriverai mai, però fallo, ok? Cerca di farlo. Non importa che ci riesci, ok? Ma che lo fai. Vedi quanto è retratta la lingua, non riesce, ok? È molto importante questo, ma non importa, ci interessa solo che tu ci provi, ok? Tolgo un attimo questo. Bravissima. Scusami. Le braccia per favore me le dai a me, le dai a me. Tieniti sulle mie spalle per favore. Bravissima. Così. Vieni, così. Dritte, per favore, le braccia, bravissima. Porta la lingua verso il naso. Fantastico. Ok, lascia tutto morbido. Le gambe le tieni così come sono, per favore. Queste le tieni così un attimo intrecciate. Ti faccio vedere una cosa. Porta la lingua dall'interno ovviamente della bocca, qui dove c'è il mio dito, brava, spingi forte, sentire per un piccolo click, spingi forte qui, morbida,
Lassa, 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 Sono stanco, io non faccio mai. Guarda, non faccio un cazzo. lascia morbida, fatto. Vedi? Lingua dall'altro lato, bravissima, spingi, 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 rilassa, rilassa la bocca, fatto, visto? Questo è molto importante, ti sembra una stupidata, però vedi come anche hai fastidio perché proprio tira talmente tanto anche il diaframma, ok? Tu mi dicevi anche questa cosa sul diaframma, ti faccio vedere anche un'altra cosa molto interessante, guarda, posso chiederti di darmi solo questo braccio? Spingi verso l'alto, no, sì, spingi verso di là, ok? Se io vado a toccare già soltanto questo tratto, spingi forte in alto, vedi che cedi proprio immediatamente, ok? Ora ti faccio vedere una cosa interessante. Prendiamo un attimo questo apparecchietto, non fa niente, semplicemente fa una piccola stimolazione. Scusa un secondo. Ti sparo. Vedi? Siediti un secondo per favore. Rimani per favore in questa posizione, fai un respirone, butta. Puoi ritornare per favore in posizione come prima? Grazie infinite. Questo me lo metto pure qua. Posso riavere il braccio? Spingi in alto. Non cambia che l'uno o l'altro braccio, è solo per comodità. Spingi di nuovo in alto, vedi che non c'è di più. Spingi, vedi che non c'è di più. È veloce. Ti aiuto anche, scusami, a elasticizzarlo un po' questo diaframma. Tu hai bisogno di varie visite in realtà proprio per metterti al 100%, però sarà veramente meraviglioso poi stare bene finalmente dopo tutta questa vita un po' tesa. Eri tutta un po' storta. No, storta no, dai. Un pochino. Un po' tesa, ok? È importante. Proprio questo diaframma sotto le costole mi fa molto male. Immagino. Così lo rilassiamo bene, ne avevi proprio bisogno, eh? C'è un altro test che voglio fare, mantieni i piedi così, brava. Posso avere di nuovo il braccio? Allora, prendi aria e trattienila dentro, spingi in alto, vedi che cedi di nuovo, ok? Perché ci sono anche delle altre cose da fare. Mettini così, ci sono dei punti, sono qua sullo sterno, si chiamano punti neurolinfatici del diaframma, che lo aiutano un po' a ridrenarsi, è come un po' pulire un po', ok? Rinforzarlo bene, anche un po' più a livello, diciamo, neurolinfatico, ok? Aiutiamolo un pochino. Vedi che ti viene di respirare, tipo, che è tipo un respiro tipo liberatorio, che era troppo teso, capito? Guarda che tu rinasci, qua tu hai bisogno proprio di questo, è fantastico. Ora per finire toccherò dei punti sui piedi, che ora ti faccio vedere anche, che sono molto importanti. Molto, secondo me ha tanta attenzione ai piedi perché molto i tacchi, quindi ho il piede. Il proprio piede è un molto, tacco, sì, molto teso. infastidito, certo, ora lo sblocchiamo. Guarda, ti posso chiedere un attimo di nuovo di fare un respirone, trattienilo dentro, spingi in alto, vedi che non c'è di più, ok? È immediato, ok? Non capisci una giustamente perché è una reazione immediata neurologica. Alla fin fine stiamo parlando di cose molto semplici in realtà, però molti non le conoscono queste tecniche, perché sono un po' miste, sono tante. Rilassati per favore. Brava, morbida. Visto che bello. Adesso camminerai meravigliosamente. Morbida per favore, rilassa. Rilassa il piede. Ok, bravissima, ne avevi proprio bisogno. Faccio vedere anche un'altra cosetta interessante. Se noi andiamo qui, non importa, ok, quale piede, perché sono tutte e due. Nell'area centrale qui abbiamo il plesso solare, vedete, lo si legge qui. Ed è esattamente quello che sto per fare, una stimolazione leggera, piacevole del plesso solare. Lo userò, lo tratterò con questo macchinarietto qui. Che mi permette, mi permette di lavorare con
Anche la cromoterapia, io amo queste cose. Non fa nessun male, è solo rilassante, vero? Sì. Metti giù anche l'altro piede, ti dispiace? Grazie. Proprio il punto, vedete, del plesso solare. Chi ha una buona sensibilità potrebbe già sentire un rilassamento importante nella parte proprio dell'addome. Ah, vedi? Ti viene di respirare, no? Questo è importante, capito? Essere anche una zona molto emotiva, no? Non si può fare tutto in una volta, no? Capito? Però è molto importante questo tipo di trattamento proprio perché ci permette di rilassare anche un po' più le ansie, no? Che ne soffriamo sempre un po' tutti, giusto? Eccoci qua. Io ti darò un consiglio molto importante, ok? Ed è molto 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 importante per te, ok? Per le ansie, le tensioni del collo, ok? Ci sono dei dispositivi, ok? Che si possono comprare, tutti possono comprare, ok? Uno di questi è il Vertaline, è questo qui, ok? Questo prodotto qui, te lo faccio provare, guarda, posizionato sul collo, guarda un po', in questo modo qui, ok? Attiverà delle piccole, leggerissime scossette piacevoli, ok? Non fa nessun male, non ti preoccupare. Senti qualcosina già? Ora? Sì. Perfetto. Cosa farà? Stimolerà i muscoletti del collo che sono tipicamente legati proprio al nervetto vago. Il nervo vago è un nervo molto importante, ok? Spesso ne soffriamo di ansie che ci portano a stringere i denti, a serrare, ad avere anche proprio problemi di respirazione, ok? L'utilizzo costante di questi piccoli apparecchietti anche una volta al giorno, anche per 10 minuti, ci permette proprio di rilassare queste muscolature del collo e di permettere proprio un rilassamento anche proprio del nervo vago, proprio per i sensori che ci sono su questi macchinarietti qua, ok? E io ci tenevo a fartelo vedere, a fartelo provare, proprio perché per te è veramente perfetto, ok? Ma è perfetto un po' per tutti, noi ne soffriamo giornalmente di queste problematiche e secondo quello che ho potuto vedere sono veramente utili da consigliare anche ai nostri pazienti, ok? Scusami, attenzione. Grazie alla Vertaline che mi ha fatto provare finalmente un prodotto che veramente è acquistabile veramente da tutti e permette proprio di rilassare facilmente e velocemente tutti questi problemi che solitamente viviamo tutti i giorni, anche noi stessi che trattiamo gli altri, ok? Allora, prima di terminare il nostro lavoro vorrei fare soltanto un ulteriore test, se non ti dispiace. Mantieni fermo così, spingi in alto il braccio, ok? Mi permetti, toccherò solo la fronte, sono dei test sul sistema emotivo, spingi in alto, ok? Vedi che cede subito, ok? Io vado solo a stimolare leggermente questi punti della fronte. Per qualche secondo. Posso richiederti il braccio? Spingi in alto. Benissimo. Seduta, per favore. Verso di là, grazie. Di qua.
Beh Giulia, abbiamo fatto un lavoro Grazie. molto grande, ancora non è completo secondo me, cioè avrai bisogno di un po' di tempo. Secondo quello che vedo su di te hai proprio bisogno di un lavoro nel tempo abbastanza costante per avere dei risultati continuativi. Però quello che abbiamo fatto è l'inizio di un percorso, ok? Un percorso che ti permetterà di riprenderti un attimo in mano la tua vita, ok? Grazie. Ti vedo che le tensioni ti possono veramente condizionare tanto, ok? Questo ovviamente per te può essere una nuova rinascita, va Grazie, bene? dottore. Grazie Giulia a Grazie te mille. per aver scelto il mio studio. Alla prossima.